torneo di Varenna, Champion, Second Chance. Al terzo turno incontro Daniel Tudose. Tre-due colpisce naturalmente. Qui devo ricolpire. Ottimo 4-2. Colpisce e fa casa 4. Qui la scelta è tra uscire sul 18 aumentando il contatto o giocare, slottare casa 3 riducendo i tiri che colpiscono ma riducendo anche le possibilità di costruire. Daniel colpisce ancora. Quarta pedina indietro. Qui devo cercare di fare la casa avanzata e colpisco, che è una maniera anche di proteggere la pedina sul 20. Daniel cuba. Cubo è leggermente anticipato, ma di pochissimo. Accetto. E qui la scelta è tra rientrare sul 22 e colpire dal 10 o sul 20 e colpire dall'8. Due possibilità sono all'incirca equivalenti. Qui devo ovviamente uscire sul 18. Le tre pedine sul 24 sono molto deboli. 1-2 è un tiro ottimo per Daniel. Colpisce e fa casa 5. Danzo. Qui i gammon iniziano a essere tanti. Continuo a danzare. Adesso la casa di Daniel è molto forte. Doppio 2, ottimo tiro. Faccio la seconda ancora e copro anche casa 4. Il timing per il backgame non è eccezionale. Qui però comunque conviene tenere il backgame e cercare di costruire in casa. Io, tenendo conto del fatto che il timing non era buono, ho deciso di scappare, ma questa mossa non offre sicuramente maggiori prospettive ed è decisamente un blunder. Doppio 5 buono per Daniel.
rientro qui, posso slottare casa 2 oppure lasciare una pedina a tiro di 6, ma considerato che ha anche un blot in casa, tutto sommato il rischio è accettabile e questa è una mossa che costruisce molto di più. Ottimo doppio 4 per Daniel. Doppio 2 libera casa 8. Qui ci sono parecchi gammon per Daniel. Vedete che il XG dà quasi il 50% di gammon, perché oltre alle 3 pedine sulla casa 23 ho 6 pedine nell'outfield da portare a casa. Doppio 2 permette di liberare casa 6. Se 5 scappo con uno dei runner. Qui devo cercare di portare a casa le pedine. Per evitare il gammon. Gammon XG dice che sono 35% prima del tiro. Questo doppio 4 riduce ovviamente di parecchio i gammon. Qui la scelta è tra uscire con entrambe le pedine o lasciarne una indietro, ma le possibilità di colpire che Daniel si scopra sono molto ridotte. Qui è meglio portare dentro 2 pedine. Qui preferibile tirar fuori 3 pedine per aumentare i gammon. Qui conviene rimanere perché 6-2, 5-2, 4-2 scoprono. 4-3 non scopre. E adesso bisogna scappare per evitare il gammon.
6-5, il gammon è evitato, non ancora matematicamente, perché se dovessi tirare un 2-1 non riuscirei a portare fuori una pedina. Però non tiro il 2-1, tiro un doppio 4, quindi gammon evitato. Primo game giocato molto bene da Daniel. (2-0) per Daniel, la partita è ai 9. Buon inizio. Doppio 5 va nettamente in vantaggio in corsa, ma la struttura è un po' rigida. Fa il bar point. Aia, doppio 6 con un tiro di ritardo. Tira il 2. Però la mia posizione è buona. Qui devo colpire. Ho già 3 pedine indietro. Questo doppio 2 è formidabile. Colpisce e fa a casa 4. Ecco, questa è una scelta difficile. Fare la seconda ancora non dà tantissime prospettive, perché manca assolutamente il timing per un backgame 1-2. Però d'altra parte lui ha 2 pedine dietro il mio prime, quindi potrebbe dover accorciare il prime, e quindi diciamo che rientrare sul 23 e colpire sul 3 è assolutamente la scelta migliore. Io invece sono rientrato sul 20, ho slottato il 4, cubo di Daniel che accetto, 5-2, colpisce e esce, qui serve un 5, no, 4-3 danzo, adesso situazione è decisamente scomoda, double tiger per Daniel, rientro con un 1 soltanto, quindi adesso la situazione è drammatica.
3 pedine sulla casa 24 e 2 pedine sul bar. Adesso fa un prime da 6 e una casa interna da 5. I gammon sono tantissimi, oltre il 60%. Doppio 5 non è proprio bellissimo, deve portare le pedine nei punti bassi. Però 5 pedine indietro. XG ci dice che Daniel ha circa il 60% di gammon. Gammon che lo porterebbe sul 6-0 ai 9. Riesco a liberare una pedina. Doppio 5 è ottimo. Gammon superiori al 60%. Daniel si scopre, io colpisco e a questo punto il game cambia totalmente faccia e qui posizione decisamente interessante perché Daniel ha tirato fuori 5 pedine ma ha lo straggler dietro un prime da 5,5 che non vede la luce e quindi qua il riferimento sono le possibilità di vittoria nel caso che riesca a chiudere tavola. Sono il 78% se avesse tutte le pedine sulla casa 1, invece la casa 1 è libera, per cui nel caso che chiuda la tavola le probabilità di vittoria sono decisamente superiori all'80%, quindi un netto drop. Qui però lui ha ancora qualche possibilità di riuscire a scappare con lo straggler, ma comunque vedete che possibilità di vittoria sono il 77% e quindi deve passare sul mio ricubo. Però non me la sono sentita. Ci ho pensato perché sapevo che eravamo abbastanza vicini
al cubo. Infatti non solo è un ricubo, ma è anche un drop abbastanza netto. Non riesco a chiudere il prime da 6. Qui ancora un double molto netto. E adesso ovviamente non posso non cubare, ma ho perso il mercato. Drop nettissimo, perché ho il prime da 6, quindi le sue possibilità sono decisamente basse. Altro game giocato molto bene da Daniel, con qualche incertezza invece da parte mia. E il risultato dopo i primi due game è di 2-2. Mi dispiace per l'illuminazione, ma la sala del torneo di Varenna non era particolarmente illuminata, soprattutto la sera. Diciamo che si poteva giocare tranquillamente, ma per le riprese non era l'ideale. Qui Daniel spavaldamente va under the gun. Qui penso alla possibilità di cubare, ho 4 colpitori, però è ancora presto, ho 2 runner da portare a casa. Qui doppio 6, non posso scappare con il runner, ma posso fare 2 case importanti per il blitz e mettere una pedina di Daniel sul bar. Daniel rientra e lascia un altro blot nell'outfield, che è molto pericoloso perché io sto blitzando, quindi avere la possibilità di colpire altre pedine è molto importante. Qui cubo, Daniel ovviamente accetta, 5-1 è molto buono. Continua ad avanzare. (5-2) devo ovviamente colpire e splittare in modo da vedere la luce con almeno un runner. Doppio 5, danza ancora. A questo punto i gammon sono tantissimi. Vedete, intorno al 70%. Qui è importante
scappare con uno dei runner. Chiaramente il rischio maggiore è quello di rimanere intrappolato con le pedine arretrate. Aia, colpisce. Doppio 1 è un buon tiro che mi permette di colpire altre 2 pedine. Potrei anche colpire l'us sul 3, ma è sicuramente meglio colpirne 2. Anche se così ha la possibilità di ancorarsi. Riesce ad ancorarsi, ma ha ancora altre 2 pedine sul bar. 3-2, faccio l'importantissima casa 4. Adesso i miei 2 runner vedono la luce. Rientra con un'altra pedina. Sei 5, devo uscire coi runner prima che rientri. Se rientra con la quarta pedina, il punto potrebbe diventare complicato per me portare a casa il runner. Qui adesso l'obiettivo è quello di portare tutte le pedine, terminare il bear-in senza rischiare più di tanto. Continua a danzare. Qui posso lasciargli un tiro o giocare la mossa safe, che però è meno ottimale. Infatti doppio 6, scopro una pedina, immediatamente colpisce e ora le sue possibilità di vittoria sono sicuramente non trascurabili. Provo a scappare. Colpisce ancora.
La mia casa è decisamente più forte della sua, però lui ha il controllo completo dell'outfield. Adesso 4-1, ovviamente deve colpire anche se la mia casa fa paura. Non colpire significa rinunciare a tantissime possibilità di vittoria. Vedete che colpendo Daniel ha il 54% di possibilità di vittoria, mentre senza colpire le possibilità scendono del 14%. Non colpire è un blunder da, almeno la mossa che ha giocato Daniel, è un blunder da 400, da più di 400. Daniel ci sta pensando perché ovviamente la tentazione di colpire è forte. Sei 4, ovviamente devo scappare e sperare che non tiri un 1 o un 7. Non tira l'1 e il 7, non colpisce. Adesso porto in salvo lo struggler. Dai, magari ci incontriamo. Se mi guardi male, chiamo mia moglie. Adesso possibilità di vittoria altissime e circa un 60% di gammon. A questo punto vittoria è sicura. E anche i gammon sono discretamente probabili. Ancora 4 crossover. I 3 qui, le mosse sono tutte equivalenti, deve tirare assolutamente un doppio al prossimo tiro. Per evitare il gammon. Daniel le sta provando tutte, ma non c'è differenza tra le diverse mosse. Col doppio 3 non si salva, quindi serve almeno un doppio 4. Niente, 6-3, gammon.
mi porto sul 6-2. Game giocato benissimo da me questa volta, invece parecchi errori da parte di Daniel, soprattutto quel blunder da 400, non aver colpito sulla casa 5. Che ha ridotto decisamente le sue possibilità di vincere questo game. Qui ho giocato una mossa imprecisa, era meglio non colpire, però mi è andata bene. Qui la scelta migliore è splittare il runner. Io ho preferito invece avere una copertura diretta per il blot sulla casa 1. Quattro 1 pick in cover, danza, ottimo, mi dà il tempo per scappare coi runner, ma in realtà qui sarebbe preferibile andare avanti col blitz. Io non mi sentivo sicuro coi runner e ho preferito scappare. 6-5 danza ancora. (5-2) qui è possibile colpire, ma anche in considerazione del fatto che sono avanti 6-2 e non c'è il cubo in gioco, conviene probabilmente accontentarsi di giocare per la corsa. Qui ho pensato parecchio perché è un punto importante del match. In realtà le diverse mosse sono tutte abbastanza equivalenti. Alla fine ho optato per la mossa migliore. 4-1 riesce ad ancorarsi, ottimo tiro. Casa in testa. Adesso il game si è ribaltato, netto vantaggio per Daniel.
non è per niente facile per me portare in salvo lo Strangler, ma doppio 3 è un tiro eccezionale. Colpisco e riesco quasi a scappare. Il 3 è anche duplicato perché serve per rientrare. 5-1 danza. E qui sarebbe un cubo molto forte se non fosse per il punteggio. Qui vedete le possibilità di vittoria sono alte, ma questo score non conviene cubare. Un punto mi porterebbe two away, quindi sarebbe ottimo. E il gammon mi porterebbe Crawford. Ecco, doppio 5 è un ottimo tiro, ma non è facile. Primo impulso fare casa 3, che migliora tantissimo la struttura, ma lascia i 4-3, 5-2, 5-4 che colpiscono, quindi 6 tiri che colpiscono. E io ho giocato la mossa safe, che però è molto rigida, un pilone sull'8. Nonostante il grosso vantaggio in corsa non posso cubare perché la posizione è molto rigida. Sei 3 devo lasciare un blot. A questo punto mi conviene colpire. Daniel non colpisce. Qui pick and cover. Lascio qualche tiro di rientro. 3-5, 3-4 e doppio 4. Altro pick and pass. E qui a questo punto possibilità di scoprirmi sono molto ridotte. Vedete 75% di vittoria con quasi il 20% di gammon. Quindi cubo molto netto.
è decisione non facile per Daniel. Daniel passa, che è un errore da 30, quindi poca roba. Qui parecchi errori da parte mia, questo game, però punto importantissimo, andiamo sul 7-2. Parto bene con un 6-5. (4-3) interessante perché sono avanti in corsa, ho portato già in salvo un runner, quindi per XG la mossa migliore è la mossa safe, ma anche la mossa giocata da me è buona. Adesso già vantaggio sensibile per Daniel, che tira un ottimo doppio 5, mette sul bar 2 pedine. Danzo, e qui al suo posto ci avrei pensato parecchio di più, perché è diciamo la classica posizione del blitz iniziale 5-5 con 2 pedine sul bar, che è un double con un drop molto molto netto, però qui abbiamo come ulteriore vantaggio un'altra pedina in zona, pedina sull'11, e abbiamo i runner splittati. Inoltre lo score è molto sbilanciato, per cui a meno che non rientri con un doppio, sicuramente non posso accettare il cubo al tiro successivo. Quindi diciamo che è, come potete vedere dall'analisi di XG, un too good molto netto. Cubare è un blunder da 140, però Daniel ha cubato quasi senza pensarci, e io ovviamente ho passato con un sospiro di sollievo. Punteggio 7-3, 2 away, 6 away. Parte bene Daniel con un 4-2. Qui mossa classica è fare 2 case, ma in questo caso è preferibile invece colpire, anche se non di tanto. 6-1, ottimo. 6-1 ancora più ottimo, si può dire, per lui, che fa casa 5 in testa. Qui un cubo fortissimo, e non so perché ho accettato. Qui i rischi sono alti, abbiamo 65% di vittoria con un 23% di gammon, quindi accettare è un bel blunder a questo score.
Daniel tira un ottimo doppio 3. Sei 3, 2 down, non ci sono altre possibilità. Quattro 1, mette sul bar 2 pedine. Adesso gammon superiori al 50%. Poi può colpire nell'outfield, ma è preferibile colpire nella sua casa interna e coprire il punto 1. Quindi rinforza la casa e impedisce, o almeno rende difficile per me ancorarmi. Ovviamente qui Daniel è in pieno blitz con un gammon mi raggiungerebbe 7 pari. Importantissima ancora. Qui posso colpire o giocare safe. È leggermente migliore colpire, anche se ovviamente mi espone a parecchi gammon. Quindi ci penso, però colpisco correttamente. 5-2, colpisce e si ancora. Doppio 2 ottimo. Cinque 4, ottimo tiro. Esce con le 2 pedine. Qui ottime possibilità di vittoria per Daniel e anche un 17% di gammon. Tre 1. Posso slottare casa 3 o fare casa 1. Si scopre, però non colpisco. Enormi possibilità di vittoria per Daniel nel game.
ma tira un 6-4, lascia un blot, colpisco e adesso con la casa chiusa le possibilità di vittoria sono elevatissime. Vedete il 23% di XG, sì, scusate, il 93%, anzi il 94%. Con i 2 punti di questo game vinco il match. Qui sto cercando di minimizzare i rischi. In questo caso il doppio 6, il tiro peggiore, però non posso far niente. Qui ovviamente se non mi scopro le possibilità di vittoria sono altissime. (5-1) non è un tiro comodissimo, è meglio lasciare liberare casa 5. Due 1, 2 out. 6-1 deve uscire, quindi ormai pochissime possibilità di salvare il game. Ormai le possibilità di vittoria sono poco oltre il 2%. Ancora la matematica non mi dà la sicurezza. Ed è la fine. Daniel si lamenta per i dadi. Partita giocata bene da entrambi. Sono stato abbastanza fortunato. Qualche errore gratuito, ma nel complesso non possiamo lamentarci. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.